not available now. Please leave your name and phone number after the beep. We will return your call. Scusami, questo messaggio sarà un po' lungo, ma avevo bisogno di parlarti di 2 film Disney che mi hanno particolarmente delusa, ovvero Crudelia e Mulan. Partendo da Crudelia, io pensavo di assistere ad una delle nemesi di Crudelia Demon, una delle cattive più malvagie dell'universo Disney, ed invece sono rimasta estremamente delusa ed è un vero peccato. Sicuramente in questo film assistiamo alla crescita personale di Estella, una giovane e promettente stilista dalla doppia vita, ma non ha nulla a che vedere costei col personaggio ideato da Dodie Smith nel romanzo La carica di 101. Quindi io lo valuto come un buon film, ma come un pessimo prequel o spin-off che dir si voglia. Anche perché, se prendiamo spunto dal romanzo, Crudelia viene introdotta come una bambina stravagante, vivace, che viene espulsa da scuola perché è trovata a bere dell'inchiostro. Non andava molto d'accordo con la piccola Anita, già si conoscevano all'epoca e la madre di Anita era molto spaventata da questa loro amicizia così altalenante. Crudelia è sposata con un pellicciaio di cui non viene mai riportato il nome o il cognome, la donna è una tiranna nella vita coniugale e l'uomo parla di rado, le obbedisce e crea per lei gli abiti e i gioielli che lei gli chiede. Nella loro tenuta le tinte sono verdi, rosse e nere, gli ospiti vengono invitati a mangiare da loro ma mangiano solo cibo bianco e nero che sa prettamente di pepe. Per farti capire già le fisse mentali che aveva questa donna. Quindi Crudelia ha un gatto persiano che detesta ma che tiene solo perché dà valore e fa notare di aver sempre un certo freddo come donna, ecco perché indossa sempre le pellicce anche d'estate. Poi il resto della storia prosegue come la conosciamo. Crudelia manifesta molto interesse nei dalmata di Anita ed intende fare delle pellicce. Quando però nota che i cuccioli non hanno le macchie da piccini, resta inorridita. Quindi pensa appunto che dovrà attendere l'età più matura per poter far rapire da suo marito i cagnolini. I restanti cani che andranno a comporre la famosa carica dei 101 vengono acquistati da Crudelia e il marito, sempre col medesimo scopo ma da altre parti. Nel finale i cani riescono a fuggire e distruggono assieme alla gatta tutto lo stock di pellicce dei Demon che li avrebbe aiutati a sanare tutti i debiti che facevano nel corso degli anni. Crudelia subisce uno shock talmente elevato che il lato nero dei suoi capelli diventerà bianco, mentre il lato bianco assumerà una tinta grigio-verde. Questo è ciò che ci delinea la storia. Ovviamente Crudelia Demon per sottolineare il riferimento al diavolo, ai demoni, alla crudeltà, perché questa donna è considerata uno dei cattivi più spietati della Disney proprio anche per la scarsa considerazione che ha non solo per gli umani ma anche proprio nei confronti degli animali. Nel film che abbiamo tanto atteso non c'è nulla di tutto ciò. Estella, che dovrebbe appunto rappresentare Crudelia, è una semplice ragazza, talvolta un po' ribelle, che non vuole mai intenzionalmente essere cattiva e che non fa mai nulla di crudele o di malvagio. Diventa Crudelia in quei momenti in cui risponde male ai suoi colleghi, quando si alza dal letto col piede sbagliato o per celarsi dalla sua acerrima nemica e rubarle la scena senza essere licenziata. Cioè, se basta questo per spiegare al pubblico la nascita di una cattiva così importante, io non sono assolutamente d'accordo. Ti affezioni a Estella, indubbiamente, e stai dalla sua parte per tutto il film, però non fai altro che chiederti anche quando è che diventa cattiva, quando è che diventa demon. È stata molto meglio rappresentata Crudelia Demon nel film del 1996 La carica di 101, che è stato il live action che la Disney ha voluto dedicare al suo cartone animato. Glenn Close è stata molto meglio. Il fatto che Stella in questo film sia introdotta come una stilista anziché come un'ereditiera non è assolutamente un problema, perché la libertà artistica non va certo negata e c'erano anzi molti ottimi spunti per dar vita ad un gran bel personaggio. Ma ciò che maggiormente stona è la totale assenza delle pellicce, che dovrebbero rappresentare quasi un'ossessione per Crudelia. E come se non bastasse, lei possiede sin dall'infanzia un cane e ci è anche molto affezionata. Quindi io mi chiedo, scardinando i 2 capisaldi di questa figura, ovvero l'amore per le pellicce e l'odio per gli animali,
Come pensavano di poter portare a casa una genesi credibile di Crudelia de Mon? Si vede già da qui che non ci siamo. Poi guarda, ora ti parlo del finale, per cui se non l'hai ancora visto, prosegui e vai avanti, perché voleva essere il finale, la chicca con cui ci si allaccia al film della Carica dei 101, però non ha molto senso pensando a come si sviluppa la storia. Cioè, non solo Estella alla fine prende con sé i dalmata della sua stilista rivale, ma dona 2 dei loro cuccioli ad Anita e Rudy come ricompensa per averla aiutata. Cioè, quindi ancora una volta non si comprende come da una ragazza generosa possa svilupparsi la personalità di una che i cani poi li ammazza, non li accudisce. E che senso ha regalare quelli che crescendo diverranno Pongo e Peggy? Perché si vede nel film. La passione per questo tipo di pelliccia deve pur partire da qualche parte, no? Cioè, sia nel cartone che nel live action di cui ti ho parlato prima del 96, Crudelia, quando vede i dalmata di Anita, ne rimane del tutto entusiasta. Non sembra affatto il tipo di padrona che li regalerebbe ad altri, seppur possedendoli già inizialmente. Anzi, nel film pare che tenga i cani della sua acerrima nemica per simpatia, per non lasciarli soli, e non fa mai riferimento alla bellezza del loro pelo. Ricordo inoltre che questi cani sono gli stessi animali che hanno ucciso sua madre nel film Crudelia. Un buon alibi per far nascere nella protagonista l'odio per questa specie. Non il fatto di adottarli e di ammaestrarli, ma, dulcis in fundo, se Stella ha regalato 2 cuccioli di dalmata ad Anita e Rudy, perché nella Carica dei 101 resta così scioccata nel vedere che i piccoli appena nati non hanno le macchie? In accordo con questo live action, con Crudelia, dovrebbe sapere benissimo come sono 2 piccoli cuccioli di dalmata che poi, quando hanno raggiunto l'età giusta, lei ha voluto regalare a Rudy e Anita. Capisci che tutto ciò non ha senso? Quindi il film, ti dirò, ha dei costumi bellissimi ed una fotografia molto accattivante. Il personaggio di Estella è abbastanza ben costruito e si guadagna l'affetto del pubblico. La storia è piuttosto scorrevole, nonostante anche qui qualche buco di trama, però la pellicola è veramente troppo lunga per quello che c'era da dire. A parer mio, come ti dicevo, non è assolutamente un racconto su Crudelia de Mon. Si serve solo di qualche nome già noto agli spettatori, ma secondo me va considerato come un lungometraggio staccato dalla Carica dei 101, semmai ispirato, perché Estella e Crudelia de Mon restano 2 persone differenti, che vivono 2 storie differenti e destinate, a mio parere, a non incrociarsi mai. Ed ora veniamo a Mulan, uno dei live action peggiori che la Disney ha realizzato finora, secondo me. Non tanto per il fatto che non rispecchia pieno il cartone animato, perché ne abbiamo visti altri che si distaccano un po' dal classico che la Disney ci ha proposto. Giustamente i tempi cambiano ed è anche giusto fare qualche digressione rispetto al proprio classico Disney, ma proprio perché tutto il film risulta piuttosto noioso e senza anima. Ho molto apprezzato la caratterizzazione della cultura cinese, cercando di rispecchiarne maggiormente le tradizioni, il costume, è molto bello. Riconducibile a questo aspetto c'è anche l'ottima cura nel riprodurre gli abiti originali, quelli tradizionali, la scelta di non coinvolgere membri del cast di etnia occidentale è molto apprezzata, e poi l'inserimento dei combattimenti di ispirazione wuxia, credo si pronunci così, cioè quelle coreografie tutte mirabolanti che si trovano nei film di arti marziali cinesi, tipo La foresta dei pugnali volanti, no? Poi parliamo magari delle cose che meno ho apprezzato, come la sostituzione dell'animale guida di Mulan in un Feng Huang, credo si pronunci, cioè che rappresenta l'equilibrio e l'onestà. Questo è un altro bel allacciamento alla cultura cinese. Però questa scelta secondo me non è stata ben sfruttata, in primo luogo perché questo uccello è un'apparizione molto inutile, cioè non contribuisce a nulla, veglia su Mulan senza costituire un vero e proprio aiuto, come invece magari era Mushu, il drago nel cartone animato. In secondo luogo, risulta essere un collegamento incompleto alla simbologia cinese, perché nel film il Feng Huang è una fenice, invece questi 2 animali hanno caratteristiche diverse e quindi questo muta di molto il significato e tradisce la simbologia cinese, che invece è piena, è molto ricca di sfaccettature.
Un altro punto a favore sono le location in cui è stato girato il film, che sono state, se non sbaglio, Nuova Zelanda e Cina, e regalano degli esterni veramente belli. La colonna sonora è adeguata al film, ma ciò che più mancano sono proprio i riferimenti alle canzoni che hanno reso celebre il cartone animato. Io non contesto il fatto di voler eliminare le performance cantate, dato che si punta ad una trasposizione un pochino più reale dei classici Disney, e la vita sappiamo che non è un musical. Però in questo live action la musica del cartone animato viene solo accennata in qualche piccolo punto e dura molto poco, oppure vengono citati solo i testi delle canzoni all'interno dei dialoghi. Cos'altro non mi è piaciuto? La mancanza di qualche elemento di commedia, a cui invece il cartone animato di Mulan del 98 ci aveva abituati. L'introduzione di questa strega, che ha un ruolo molto fine a se stesso e di cui io non sentivo assolutamente il bisogno. L'elemento del chi, che non viene mai spiegato in modo adeguato e secondo me snatura molto la vera essenza di quello che è il personaggio di Mulan. Cioè la nostra eroina sembra anzi troppo sicura di se stessa e troppo investita da questo fantomatico potere, ma a me è mancata molto la goffaggine, la paura, la sensibilità e la fragilità che aveva Mulan nel cartone animato. E inoltre ho sentito veramente il bisogno di un cattivo vero, perché sembra che l'antagonista di questo film non sia in grado di sostenere il suo ruolo senza l'aiuto della strega, che a sua volta si atteggia cattiva senza un motivo ben definito. Un ultimo punto che volevo trattare riguarda la trasposizione delle scene del film dall'animazione al live action, che molti disneyani hanno tanto aspettato. In particolare il momento in cui Mulan viene truccata mi è piaciuto moltissimo, e sulla sua partenza è stato invece estremamente piatto, mentre invece nel cartone animato la partenza di Mulan per fare il soldato è estremamente epico. Io credevo che la scelta di distaccarsi dal cartone animato fosse legata alla leggenda che si narra nel poema cinese La ballata di Mulan, ma non è così, perché tutti questi nuovi elementi che sono stati inseriti non fanno nemmeno parte di questa poesia che parla di Mulan. Ecco perché l'ho trovato un film purtroppo senza passione e senza cuore. Si salva, direi, la canzone originale Loyal, Brave and True, uscita col lancio del film, che caricava ancora di più di aspettative perché mi è sembrata molto bella ed adeguata ad un live action. Che ti devo dire? Aspetteremo tempi migliori.